Oggi vedremo come creare un menu a tendina in un foglio di calcolo. Innanzitutto perché crearlo? Perché può essere utile a volte vincolare l'inserimento di alcuni dati all'interno di tabelle o celle, per evitare per esempio errori di battitura oppure perdite o disallineamento di formule. È molto semplice, andiamo a vedere su questo esempio. Io ho una tabella in cui annoto se dei pacchi sono arrivati e chi è il responsabile. In questo momento io posso inserire qualsiasi cosa io voglia, sì, forse, no. Se volessi vincolare l'inserimento di questi dati a un elenco, come bisogna procedere? Innanzitutto selezioniamo le celle che devo vincolare, poi in dati, cioè la funzione convalida dati, consenti da elenco, perché voglio inserire più di un dato. In questo modo possiamo procedere in modalità. Posso o scrivere manualmente i dati che voglio inserire, con un punto e virgola in mezzo, sì, no, ok. A questo punto cosa è successo? Di fianco a ogni cella che io ho vincolato compare una freccina e le altre no. Se schiaccio sulla freccina mi compare il mio elenco di dati che posso inserire. Per esempio, questo pacco è arrivato, questo no, questo sì, questo sì. Per scegliere un elemento dal menu a tendina si può operare in due modi, o schiacciando sulla freccina, oppure con la tastiera schiacciando Alt freccina in giù. Cosa succede? Si apre la tendina e con le freccine dalla tastiera posso scegliere quale elemento voglio inserire. Poi con invio si conferma. Adesso abbiamo inserito manualmente i dati perché è molto banale, la scelta è tra due elementi, sì, no, si può fare così. Se invece io volessi avere un elenco molto numeroso di elementi tra cui scegliere, cosa conviene fare? Cosa conviene fare? Conviene creare un foglio a parte, che io qua ho per esempio nominato elenchi, in cui disponiamo tutti gli elementi tra cui io posso voler scegliere. Ho creato un elenco responsabili con dei nomi e nella mia tabella principale vado a vincolare queste celle con quell'elenco. Qua mi chiede l'origine, anziché scriverla a mano, clicco sulla freccina e vado a selezionare il mio elenco. Invio. Ok, a questo punto si è creata come prima la possibilità di scegliere da un elenco con i nomi che ho inserito nell'altro foglio. Cosa succede se vado a variare questi nomi? Per esempio, anziché Martino, Ugo. Nel mio elenco non ci sarà più Martino, ma al suo posto Ugo. Questo perché l'elenco si sincronizza automaticamente. Come vedete è molto semplice. Consiglio di creare questi elenchi da cui scegliere in un foglio a parte perché così si evitano problemi sia di formattazione che di spazio sul foglio principale. È anche tutto molto più ordinato.